Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video oggi voglio parlarvi di una strategia di trading con le griglie, che tra l'altro è completamente disponibile, sia questa che tante altre, sul mio corso privato Gridmaster, di cui vi lascio il link in descrizione. Quindi se siete interessati ad approfondire l'operatività a griglia, mi raccomando, acquistatelo, poiché a mio parere è un investimento sul futuro di chiunque, ragazzi. In questo corso sono raccolti praticamente 4 anni di mia esperienza personale con l'utilizzo di questi software, ok? E voi ce l'avete in pochissime ore, praticamente. Cioè, se io potessi, se io non conoscessi queste cose che già conosco, personalmente lo comprerei. Detto ciò, ad oggi vi parlerò di una strategia che è talmente banale quanto potente. Potete chiamarla come vi pare, è una strategia molto molto semplice, che però è stata un po' potenziata da me. La strategia si basa sul banalissimo buy low and sell high con l'utilizzo di griglie, quindi compra basso e vendi alto. Questo tipo di strategia vi permetterà, prendete con le pinze ogni cosa che dico perché vi ricordo che c'è un disclaimer lungo 6 secondi all'inizio di ogni mio video. Questo di cui parlo sul canale, ragazzi, non sono consigli finanziari, io non sono un commercialista, non lo voglio essere, non sono un consulente finanziario, non lo voglio essere, o meglio sì, vorrei diventarlo in futuro magari, quello sì mi interesserebbe molto, ma comunque attualmente ad oggi non sono un consulente finanziario. Io vi parlo semplicemente di quello che faccio io e della mia personale operatività in questo fantastico mondo che è quello delle criptovalute. Come vedete qua in basso, ragazzi, tra l'altro, oggi non avrò peli sulla lingua, oggi non avrò per nessuna piattaforma, non mi frega nulla, tanto in descrizione non vi lascio nessun link referral, o meglio, vi lascio quello di Binance se siete interessati a iscrivervi, avrete uno sconto sulle commissioni, ma io penso che il 99% delle persone che guardano i miei video sono già iscritte a Binance, quindi per me Binance è il miglior exchange al mondo e sta raggiungendo un livello di maturità, quantomeno con i bot a griglia, assurdo, che vi permette appunto il non utilizzo di altri software, ok? Quali Tricommas, quali... vabbè, non li voglio citare, ok? Diciamo che Binance è estremamente maturo e vi permette di fare il 99% delle cose di cui avete bisogno di fare con i bot a griglia. Se poi siete utenti super mega iper esperti, avete bisogno di trading app, funzioni strane sulle vostre griglie, allora lì sì, dovete affidarvi ad altre piattaforme, altrimenti Binance sta diventando un gioiello. Adesso bando le ciance e andiamo a vedere un po' di numeri, un po' di dati. Eccoci qua ragazzi, siamo su Tricommas, una delle mie piattaforme preferite per quanto riguarda l'utilizzo di griglie, però vi ricordo che Binance è stupendo. Non avete bisogno di utilizzare Tricommas. Detto ciò, la prima cosa che salterà all'occhio a ognuno di voi è questa perdita qui che c'è stata di $274. Io ragazzi vi mostro tutto, non vi nascondo nulla. Questa perdita non è una perdita, è semplicemente un qualcosa che è rimasto scritto qui, poiché io questa posizione l'ho venduta ovviamente in profitto, perché insomma se ben vi ricordate Matic è stato delistato da Binance. Infatti come potete leggere su questo annuncio di Binance, will support Polygon Matic token bla bla bla, beh, vi riassumo tutto questo papiro in breve. Matic non esiste più su Binance e su qualsiasi altro exchange, attualmente si chiama POL, ok? POL token, il token di Polygon per intenderci. Quindi in realtà questa griglia è stata chiusa, ma i miei Matic, i miei POL sono rimasti sul mio spot wallet e li ho venduti in profitto. L'unica perdita che c'è su queste griglie non è dovuto a me, ma è dovuto a un delisting e non è stato neanche una perdita. Detto ciò, volevo farvi vedere un po' di griglie con la rispettiva durata. Infatti vedete, ve le potete lavorare molto bene queste cripto. Ad esempio abbiamo Matic, Ton, Atom, Polkadot, Ton, Matic, Ethereum, Ton di nuovo. Fatemi aumentare la lista di griglie. Eccole qui, insomma ce ne sono veramente parecchie, veramente tante. Alcune sono su Shiba, ok. Allora, insomma, questo per mostrarvi che ho utilizzato un po' di griglie nell'ultimo periodo. La durata, come vedete, questa è durata un mese addirittura. Abbiamo una durata di 18 minuti, un'ora, 10 ore, 8 ore, un'ora. Insomma, la durata media, ecco, poi ci sono griglie che durano un po' di più. La durata media nell'utilizzo di questa strategia è di circa una giornata. Ok? In cosa consiste? È molto banale. L'utilizzo di questa strategia consiste nel acquistare una cripto, e adesso riderete, molti di voi rideranno sicuramente, acquistare una cripto quando vale poco e rivenderla quando vale tanto. Qual è il problema? Il problema è che se lo fate con una semplice posizione, voi aspettate, ovvero la comprate, ad esempio Ton, ok,
Ok, andiamo su Ton. Queste sono due griglie che attualmente ho deciso di tenere aperte direttamente su Binance, perché Trigomas mi ha rotto un po' le scatole, mi dà un po' di fastidio perché non è precisa nei calcoli dei profitti, e dato che stiamo parlando di soldi non si può sbagliare, non sono ammessi errori per quanto mi riguarda, quindi ho deciso di affidarmi direttamente a Binance. Volevo vedere se c'avevo qualcosa sulla history qua di Binance. Insomma, le sto utilizzando poco su Binance perché questo tipo di strategia vi richiede molto tempo, ok? Va trattato come un vero e proprio lavoro part-time, se proprio volete. Io non è che abbia tanto tempo, ho altri tipi di software che lavorano per i conti loro e generano plusvalenze senza che io debba stare davanti al computer. E questo è il bello dei bot. Però con l'utilizzo di questa strategia non è proprio così. O meglio, diventa questo che vi ho detto quando la strategia non va come deve andare. In tal caso diventa un bot che lavora da solo e vi sforna grid profit. Adesso cerchiamo di riassumere brevemente come funziona una griglia. Una griglia è l'agglomerato di ordini in compra e ordini in vendita sul mercato in due livelli che scegliamo noi. La griglia può guadagnare o perdere soldi grazie al grid profit o al floating profit. Il grid profit è la riuscita di alcune compravendite, quindi banalmente un ordine in buy e un ordine in sell creano una plusvalenza, ma adesso lo possiamo vedere molto più in maniera lampante qui, aprendo i dettagli, possiamo vedere, eccoli qua, i match trades li chiamo, ecco qui c'è un acquisto e una vendita ai rispettivi prezzi e il profitto è stato di 21 centesimi in questo caso. La somma di tutte queste compravendite ci fanno il grid profit e questo grid profit rispetto alla griglia è molto basso, come vedete guadagnate molto poco, però costante nel tempo, almeno fino a quando l'asset si mantiene tra questi due livelli che abbiamo scelto noi. Questo è il grid profit. Il floating profit cos'è? Il floating profit è la variazione del valore del vostro investimento iniziale nel momento in cui avete aperto la griglia rispetto al giorno in cui ci troviamo. Banalmente, io ho aperto queste griglie, mi sa oggi, sì, qualche ora fa, le ho aperte e ho un floating profit positivo. Vuol dire che rispetto a quando l'ho aperta, Ton valeva di meno. Perché? Perché quando ho aperto questa griglia, per poter piazzare questi ordini in vendita, io ho acquistato una porzione di Ton. Attualmente quei Ton valgono leggermente di più, esattamente uno 0,4% in più, e questo fa sì che io abbia un profitto impermanente positivo. Qualora Ton valessero di meno, io qui avrei un floating profit negativo, anche chiamato perdita impermanente. Diciamo le cose come stanno. Detto ciò, in cosa consiste questa tipologia di strategia? Innanzitutto, ragazzi, voi avete bisogno di un sacco di liquidità per l'utilizzo di questa strategia. Banalmente, io su questo conto di Binance posseggo circa 20.000 dollari, sì, esattamente, con i quali una parte la utilizzo in USDC per i miei software di Combo Farm, quindi sono dei software che mi accumulano BNB, Bitcoin ed Ethereum long term, ve li potete andare a vedere tranquillamente sul mio sito web, mentre un'altra porzione di capitale la utilizzo in USDT appunto per utilizzare questa strategia, che ripeto in questo particolare periodo di mercato risulta molto profittevole. Perché? Perché in questo particolare periodo di mercato è molto profittevole? Perché molte cripto, tra le quali Ethereum, Ton in questo caso, hanno una forma del loro grafico molto particolare. Io personalmente questa forma la chiamo a canna da pesca, ok? In maniera molto spartana, però effettivamente è quello che appare. Da quando è stato listato su Binance, su Ton appare in maniera lampante questa forma. Su Ethereum un po' meno, vi dico la verità, molto meno in realtà, non è proprio una canna da pesca questa. Tuttavia Ethereum semplicemente è molto sottovalutato per quanto mi riguarda, il prezzo di ETH in questo momento, e perché non aprirci una griglia. La caratteristica principale di queste griglie è che sono griglie che vengono aperte in fasce di prezzo in cui l'asset è super sottovalutato. Come facciamo a capire quando un asset è sottovalutato? Dobbiamo avere un minimo di nozioni base rispetto a quella cripto. Banalmente, Ton, ragazzi, viaggiava su livelli di prezzo, dopo l'arresto di Pavel Durov, vi ricordo, viaggiava su livelli di prezzo molto superiori rispetto ai livelli di prezzo su cui cazzeggia adesso. Adesso siamo sui 5 dollari. Vi ricordo che quando non era successo tutto il marasma totale, palleggiava, tra virgolette, si assestava su livelli di prezzo tra i 6 dollari e i 7 dollari, ok? Con un massimo di mercato raggiunto di 7,2 dollari. Quindi questa, per quanto mi riguarda, è una cripto estremamente sottovalutata. Infatti il grafico mostra una canna da pesca in questo caso. Ethereum, lo stesso vale per Ethereum, ragazzi. Abbiamo Bitcoin che ha i massimi di mercato. Bitcoin attualmente si assesta su 62
$1000, per quanto mi riguarda sono prezzi alti per Bitcoin, però Ethereum sta a 2000, prima stava a 2002 quando ho aperto questa griglia, no, un po' meno, un po' di più scusate, però diciamo rispetto ai periodi di bear market passato, Bitcoin sta a 62k, che è un prezzo alto, Ethereum sta a 2002. 2004 quanto è, che è un prezzo non alto, dovrebbe stare quantomeno a $4000. Per assicurarvi di questo, ragazzi, potete andare a controllare tranquillamente la coppia di scambio ETH BTC che io tengo d'occhio ogni maledettissimo giorno, e come potete ben vedere, qua siamo sul grafico settimanale, ragazzi, sta ai minimi di mercato, cioè un livello di prezzo del genere, 0,038 su Ethereum Bitcoin, non l'avevo visto non si vedeva ve lo dico io, dal 2021. Dal 2021, 3 anni fa, ragazzi, 3 anni fa. Ok, 2020-2021 si assestava su queste zone di prezzo. Guardate dove sta. Questo cosa ci fa capire? Che Ethereum è estremamente sottovalutata. Lo stesso giochetto potete farlo con tantissime altre cripto contro Bitcoin. Vi rendete conto se sono sottovalutate o meno? Questo, ragazzi, è uno dei principi da controllare quando una cripto è sottovalutata. Uno dei tanti. Ovviamente dovete controllare supply massima, valore intrinseco, tante altre cose che non vi posso spiegare oggi in un video, ma dovete impararlo da soli con l'esperienza. Io personalmente almeno l'ho imparato così. Banalmente, ragazzi, una delle domande che dovete farvi: ma io questa cripto la voglio detenere nel mio portafoglio? Sono disposto a detenerla? Bene, se la risposta è sì, allora una griglia di questo tipo la possiamo aprire. Infatti il guadagno massimo di queste griglie è grazie al floating profit, non al grid profit. Infatti il grid profit, ragazzi, è una sorta di copertura se le cose dovessero andare male, come stavano andando male in quel caso su Tricommas. Infatti, ragazzi, come vi ho mostrato a inizio video, su Tricommas questa griglia mi è rimasta aperta un mese intero, poi ripeto è stata chiusa da Tricommas perché Matic è stato delistato, io poi questa l'ho rivenduta o in pari o in profitto, non mi ricordo, quindi in realtà una perdita non c'è stata, Matic non esiste più, adesso esiste Poll, però diciamo questo, infatti come vedete, è il peggiore dei casi, ovvero una griglia che mi lavora un mese e mi genera grid profit, che possiamo leggere qui in alto, che è comunque caruccio, no? Cioè, è comunque carino il grid profit che genera. Questo è il caso peggiore dell'utilizzo di questa strategia. Mentre se noi andiamo ad aprire una posizione ad un prezzo basso e mettiamo un take profit ad un prezzo alto, fine, è finita lì. Dobbiamo aspettare che vada in take profit. Se scende di nuovo l'asset non succede niente. Se siamo sullo spot perdiamo valore, ok? Se siamo in leva veniamo liquidati e chi si è visto si è visto. Quindi questo è semplicemente l'attuazione delle griglie, o meglio, questo di cui vi parlo in questo video è semplicemente l'utilizzo di griglie invece di far trading discrezionale, perché nel peggiore dei casi abbiamo un bot che va a lavorare e ci genera grid profit, mentre nel migliore dei casi, ragazzi, si chiudono le griglie a mercato. Ve lo faccio vedere adesso, non vorrei farvelo vedere adesso perché per esempio per me adesso è poco. Io vado a chiudere questa tipologia di griglie, utilizzo un capitale di $1000 su ognuna e sono pronto a fare hedging. Ovviamente, ragazzi, dovete avere una ferrea gestione del capitale, mi raccomando, non sarò io adesso a insegnarvi come gestire i vostri soldi, ci mancherebbe altro, non sono consigli finanziari questi. Tuttavia, con l'utilizzo di questa strategia dovete avere tanti fondi per copertura. Tuttavia, io vado a chiudere a mercato questa tipologia di griglie quando vedo un floating profit interessante. Attualmente uno 0,4 e uno 0,6% non mi sembrano per niente interessanti. Le vado a chiudere tra un 1 e un 5%. Non ho fretta perché, ripeto, nel peggiore dei casi c'è questo qua che mi lavora ed è meglio che niente, no? Meglio di niente. Detto ciò, io questa tipologia di strategia la utilizzo praticamente dall'alba dei tempi, ho deciso di rendervela pubblica sul canale per dare un po' di valore gratuito. Quindi se ti piace questo video fammelo sapere con un commento e lasciami like. Tra l'altro, se dovessi avere qualsiasi tipo di dubbio nell'utilizzo di questa strategia di trading, fammelo sapere con un commento, perché io tendo a parlare tantissimo e molto probabilmente mi sono dimenticato di dire delle cose importanti, ne sono sicuro, quindi chiedimele con un commento se mi sono dimenticato di dirle. Comunque, quando si crea una griglia del genere, io personalmente, come potete vedere, vado a mettere il lower limit price della griglia, che sarebbe il prezzo di acquisto più basso, al minimo raggiunto dalla candela settimanale, ok? Dall'ultima candela settimanale, o comunque all'ultimo minimo relativo raggiunto, perché ad esempio su Ethereum non corrisponde al minimo settimanale, corrisponde al minimo di agosto, sì, del 5 agosto, dalla settimana del 5 agosto, ok? Quindi o minimo relativo o minimo settimanale, dipende dalla cripto. Su TON
su Binance, non abbiamo chissà quale background. Però banalmente, come avete potuto ben notare, io le cripto che mi lavoro, ripeto, io personalmente, le cripto che mi lavoro sono più o meno le stesse, ok? Matic, Ton, perché cosa succede? Succede che Ton domani mi fa un pump, io vado a chiudere in profitto questa griglia magari con un 2, con un 3, con un 5%, mi intasco questi soldi e poi dopodomani c'è di nuovo un crollo. C'è di nuovo un crollo su Ton e io vado ad utilizzare questa stessa identica strategia. Ovvero, detto in sintesi, quando una cripto scende e crolla ed è estremamente sottovalutato il suo prezzo, io invece di comprarla ci apro una griglia, il cui limit price in basso lo metto ai minimi relativi o della candela settimanale o del periodo in cui stiamo parlando. Serve sempre contesto, ragazzi, guardate sempre tutto il grafico totale della cripto. E il massimo tendo a metterlo leggermente un po' più alto, nel senso non vado a creare solitamente una griglia simmetrica. Una griglia simmetrica vuol dire che il 50% del capitale è in buy e il 50% del capitale è in sell. Attualmente è così. Perché? Perché per me Ton non è così sottovalutato. Ma vi farei vedere certe griglie che ho creato quando Matic ha raggiunto i minimi di mercato, ragazzi. Cioè, banalmente, se noi ci trovassimo qui, a questo minimo qui, io ragazzi andrei a creare una griglia totalmente in sell o quantomeno quasi totalmente in sell, ovvero andrei a mettere un buy limit price molto vicino allo start price e poi qui si viene a creare tutta una griglia rossa in sell, ok? Quindi dipende dal periodo in cui l'apriamo. Però la strategia di fatto è questa: aprire griglie con un buy price al minimi settimanali, un upper price molto alto, solo se la cripto la voglio tenere nel mio portafoglio, mi piace, ha una buona storia di mercato, non è una cripto che insomma lascia il tempo che trova, è comunque una cripto con un ecosistema dietro, con persone che la usano, risolve un problema e soprattutto la cosa più importante, se è estremamente sottovalutato il suo prezzo e se voglio detenerla nel mio portafoglio long term. Ovviamente, ripeto per l'ultima volta, questo non è un consiglio finanziario, io vi sto mostrando semplicemente come opero personalmente con le griglie. Io utilizzo una miriade di strategie, ma questa è quella che trovo un po' più efficace per chi non ha chissà quali nozioni, diciamo la potrebbe utilizzare veramente chiunque, ti basta avere accesso a Binance e ovviamente un po' di capitale da utilizzare. Io personalmente lancio queste bullet grid con $1000 l'una. Se dovesse andarmi contro il mercato, so io come comportarmi, abbiate pazienza, perché io ho una ferrea gestione del capitale, posso andare a comprare parecchie volte, quindi assicuratevi ovviamente di avere parecchio capitale qualora le cose dovessero andare male. O banalmente utilizzate una strategia di delta trading, si può utilizzare anche questo, ovvero una strategia che vi copre short. Se la cripto dovesse crollare domani, voi avete comunque una posizione short che vi va a coprire eventuali perdite che potrebbe generarvi una griglia del genere. Ma comunque di questa e tantissime altre strategie, ragazzi, ne parlo nel mio corso Grid Master, non voglio mettere troppa carne al fuoco, volevo darvi giusto un piccolo assaggio di quello che potrete trovare là dentro. Grazie mille per l'attenzione, io vi ricordo di lasciare il video, iscrivetevi al canale, fammi sapere cosa ne pensi con un commento e noi ci vediamo in un prossimo video qui su YouTube.